Probabilmente già conoscete il mid and side e vi sarà già capitato di usarlo per lavorare un segnale stereo. Anche se a prima vista sembra semplice e intuitivo, in realtà il mid and side non lo è. A noi di Epson piace andare a fondo nelle questioni e in questo video vi spieghiamo come funziona veramente l'elaborazione mid and side in modo da poterne fare un uso più corretto e consapevole. Mid and side è un'alternativa ai classici left e right per descrivere un segnale stereo. Contiene le stesse informazioni ma organizzate in maniera diversa. Il nome mid and side però suggerisce un'interpretazione errata del suo funzionamento. Molti pensano che il mid contenga ciò che sta al centro del panorama stereo e il side ciò che sta ai lati. Non è così. Per dimostrarlo prendiamo una sinusoide, la posizioniamo con il pan tutta a sinistra e convertiamo la traccia in mid and side. Se il mid contenesse solo ciò che sta al centro, ora dovremmo trovare dell'audio solo sul side. In realtà quello che otteniamo è questo. C'è del materiale audio su tutti e due i canali. In questo esempio in particolare troviamo lo stesso identico materiale su entrambi i canali, con anche la stessa ampiezza. Per comprendere quello che sta succedendo, dobbiamo capire come funziona la conversione da left and right a mid and side e viceversa. Come abbiamo detto, mid and side è semplicemente un modo alternativo per descrivere un audio stereo. Se però ascoltiamo i canali mid and side così come sono, non restituiscono un'immagine stereo e devono prima essere riportati a left and right. Infatti è possibile in qualsiasi momento convertire un audio left and right in mid and side e viceversa. La conversione da left and right a mid and side e viceversa è chiamata codifica e decodifica, rispettivamente. In entrambi i casi viene utilizzata una matrice MS che si basa su formule molto semplici. Per ottenere il mid si sommano i canali left e right, mentre per ottenere il side si sottrae il right dal left. E questo porta alla cancellazione di ciò che è comune ai due canali. Per tornare al left e right si esegue essenzialmente lo stesso processo. Sommiamo mid e side per ottenere left, sottraiamo il side dal mid per ottenere il right. La codifica e decodifica da left and right a mid and side e viceversa si possono fare velocemente utilizzando dei plugin. Se ne possono trovare diversi gratuiti, come ad esempio questo della Voxengo o questo della Good Hertz. Trovate il link in descrizione. Come abbiamo visto, quindi è vero che nel side troviamo solo ciò che sta a sinistra o a destra, ma nel mid ci sono tutte le informazioni, non solo quello che sta al centro. Detto in altri termini, il mid è la versione mono del nostro audio stereo ed è per questo che anche se nel nostro esempio la sinusoide è completamente a sinistra, è comunque presente anche nel mid. Questa precisazione può sembrare inutile o eccessivamente puntigliosa, ma se non è chiaro questo punto, difficilmente si può capire come lavorare correttamente con un mid and side. Il nome mid and side deriva dalla tecnica di microfonazione stereo inventata da Alan Blumlein ed è per questo che, come dicevamo prima, è fuorviante se utilizzato in questo contesto. Un nome alternativo più adatto che rende meglio l'idea di come funziona questa conversione è somma e differenza, o sum and difference in inglese, ma non è molto usato. Cerchiamo di approfondire ulteriormente come funziona una matrice MS per ottenere codifica e decodifica. Facciamo un'altra prova. Mettiamo la sinusoide per alcuni secondi tutta a sinistra, poi al centro e poi completamente a destra. Renderizziamola. Questo è il file stereo che otteniamo. Vediamo che prima l'informazione è presente solo sul canale di sinistra, poi su tutte e due, con un abbassamento di volume dovuto alla pan depth, e infine solo su quello di destra. È esattamente quello che ci aspettiamo, niente di strano. Teniamo però a mente questa forma d'onda, ci servirà tra poco. Convertiamo ora la traccia in mid and side. Questo è quello che otteniamo. Analizziamo il mid, cioè la somma. Quando il segnale è agli estremi, a destra o a sinistra, lo troviamo esattamente come nel file audio stereo di partenza, ma abbassato di 6 dB. Quando il segnale è invece al centro, vediamo un aumento di volume dovuto alla somma di due segnali uguali. Dovremmo quindi avere un aumento di 6 dB di volume, ma a causa della pan depth troviamo un aumento di 3 dB. Analizziamo ora il side, cioè la differenza. Quando il segnale è solo a sinistra lo troviamo ancora identico al file audio originale. Quando è al centro sparisce perché nella sottrazione tra i due segnali tutto ciò che è uguale si annulla. Quando il segnale è tutto a destra vediamo che è ancora uguale all'originale, ma con la polarità invertita. Riassumendo, ciò che è posizionato a sinistra è presente uguale su tutti e due i canali. Ciò che è posizionato al centro è presente solo nel mid e ciò che è posizionato a destra è presente ancora in tutti e due i canali, ma con polarità invertita nel side. Questo è importante per capire come funziona la decodifica. Secondo le formule che abbiamo visto prima, per ottenere il left dobbiamo sommare mid and side, mentre per il right sottraiamo il side dal mid. Vediamo graficamente che cosa succede. Quando sommiamo il mid e il side nella prima parte abbiamo un raddoppio dell'intensità,
perché i segnali sono uguali e in fase. Nella parte centrale non cambia nulla, perché nel side non c'è niente, mentre nella parte finale i segnali si annullano perché sono uguali ma con polarità invertita. Abbiamo quindi ricostruito il canale left. Quando invertiamo la polarità del side per sottrarlo dal mid, otteniamo il risultato opposto. La prima parte si annulla, nella parte centrale non cambia ancora niente e in quella finale i segnali raddoppiano. Abbiamo ricostruito il canale right. Se confrontiamo le forme d'onda risultanti con quelle che abbiamo renderizzato prima, vediamo che sono uguali. Affinché i canali left e right vengano ricostruiti correttamente, è fondamentale che le porzioni del side e del mid che si devono combinare abbiano la stessa intensità. Se questo non avviene, l'immagine stereo non viene ricreata correttamente. Ed infatti, questo è uno degli usi più comuni del mid and side. Se il side viene abbassato rispetto al mid, il panorama stereo viene ridotto, rendendo più mono il segnale. Se invece il side viene alzato, si ottiene un panorama stereo percepito come più ampio. I vari plugin per aumentare l'apertura stereo funzionano proprio così, alzano il side rispetto al mid. Facciamo una prova. Alziamo il volume del side nel nostro esempio e ricostruiamo i canali left e right per vedere cosa succede. Dalla forma d'onda vediamo che l'intensità di ciò che sta a sinistra o a destra è aumentata, come ci aspetteremmo, ma vediamo anche che è presente del materiale dove originariamente non c'era. C'è del segnale anche a destra quando era solo a sinistra e viceversa. Se all'inizio e alla fine del file l'audio era originariamente tutto a sinistra o a destra, com'è possibile aumentare il panorama stereo? Non è possibile spostare i segnali ancora più a sinistra o a destra. La sensazione di una maggiore apertura stereo si ha grazie a un artificio, cioè l'aggiunta dello stesso segnale che sta solo su un canale anche nell'altro, ma con la polarità invertita. Questo trucco crea un'illusione di una maggiore ampiezza del panorama sonoro, ma può introdurre anche alcuni problemi, tra i quali una perdita di impatto e una minore monocompatibilità. Infatti, quando il side viene alzato troppo, ciò che sta al centro viene percepito come più debole, rendendo il prodotto meno di impatto. Inoltre, nella conversione in mono il side e tutte le modifiche applicate si annullano sempre totalmente, portando a un'eccessiva differenza tra la versione stereo e quella mono. Il suono che si ottiene aumentando l'immagine stereo alzando il side può sembrare anche piacevole, ma è innaturale e per questo alla lunga può suonare fastidioso e se molto evidente diventa poco gradevole. Questo effetto creato dall'aumento del side è ben noto a tutti i tecnici del suono, si chiama controfase acustica ed è un problema che si cerca di limitare il più possibile in fase di mix. Per avere un'apertura stereo è necessario che ci sia una certa controfase acustica. Infatti la sensazione di apertura è data anche dalla differenza di fase tra ciò che arriva alle due orecchie. Non c'è apertura se non c'è controfase acustica. Normalmente però questa condizione di controfase è istantanea. Come possiamo osservare con un qualsiasi vettorscopio, in un audio stereo sono sempre presenti dei picchi che indicano una controfase più o meno evidente, ma sempre per brevi istanti. Il nostro orecchio non è particolarmente sensibile agli eventi istantanei e questi picchi non creano grossi fastidi. Alzando il livello del side invece si introduce una controfase acustica costante che crea un effetto molto diverso e meno gradevole. Inoltre, ascoltando con le cuffie invece che con le casse, la percezione dell'apertura stereo non solo è minore, ma addirittura si ottiene l'effetto contrario, con un panorama stereo più chiuso. Durante un mix, infatti, nessun professionista penserebbe di aumentare l'apertura stereo di una batteria invertendo la polarità di uno dei due microfoni panoramici. Anche se otterrebbe un'ampia spazialità, il risultato sarebbe innaturale e poco convincente. I problemi più grossi iniziano però quando si applicano dei trattamenti diversi tra i canali mid and side. È fondamentale comprendere che mid and side non possono essere considerati separatamente, ma hanno senso solo se considerati nel loro insieme. Quindi quando trattiamo il mid non interveniamo solo su ciò che è al centro, ma su tutto il segnale, alterando l'apertura stereo più di quanto possiamo pensare. In generale, qualunque differenza tra mid and side implica una non corretta ricostruzione dei canali left e right rispetto all'audio originale, perché la somma o la differenza tra i canali viene alterata. Uno degli utilizzi più comuni del mid and side è l'equalizzazione del side, ad esempio per eliminare le frequenze bassissime e lasciarle solo nel mid, oppure per dare al side un colore diverso dal mid. Il semplice uso di un EQ su uno dei due segnali comporta più effetti di quelli che si possa pensare. Come già detto, qualsiasi variazione di livello su uno solo dei due canali implica una variazione dell'apertura stereo tra left e right, e un'equalizzazione è appunto una variazione di livello circoscritta ad alcune frequenze. Però questo potrebbe essere proprio lo scopo e non crea nessuna sorpresa. Ciò che spesso non viene considerato è che, come abbiamo spiegato in un altro video, gli equalizzatori introducono una distorsione di fase.
In mid and side questa distorsione introduce delle differenze tra i due canali e quello che potrebbe sembrare un intervento circoscritto a una piccola banda ha un effetto molto più ampio. Ad esempio, quando si vanno a tagliare le basse sul side, non si sta agendo solo sulle basse come si potrebbe pensare. Infatti i filtri passa alto e passa basso possono creare una distorsione di fase di 180 gradi, portando a un'inversione del panorama stereo su tutte le frequenze interessate. Ciò che stava a sinistra finisce a destra e ciò che stava a destra finisce a sinistra. Facciamo una prova. Renderizziamo una sinusoide a 300 Hz e la posizioniamo a sinistra. Vediamo dal meter sul master che effettivamente la frequenza è solo a sinistra. Applichiamo ora un filtro passa alto di terzo ordine sul side e cambiamo la frequenza. Quando la frequenza di taglio supera di poco i 300 Hz, vediamo dal meter che l'immagine stereo si è invertita. Ora è il canale destro ad avere un'intensità maggiore. Una volta tagliato tutto il segnale dal side, la frequenza rimane solo sul mid, diventando mono. Come spesso accade, la soluzione per evitare tutti questi problemi è ancora un compromesso. Al posto di utilizzare uno a fase minima, possiamo infatti usare un filtro a fase lineare per eliminare la distorsione di fase, ma al costo di introdurre altri problemi, come pre-ringing e maggior latenza. Abbiamo fatto un video dove spieghiamo bene come funzionano e come e quando vanno utilizzati i filtri a fase lineare. Se ancora non lo avete fatto, andate a vederlo. Il risultato potrebbe non essere necessariamente migliore, ma vale la pena provare le due alternative per vedere quale ci piace di più. È comunque necessario conoscere queste problematiche per poterle gestire con consapevolezza. Anche l'utilizzo di un compressore solamente sul mid o sul side altera l'immagine stereo in modo inaspettato. Fondamentalmente un compressore non fa altro che modificare il volume di un segnale, seguendo alcuni criteri. Abbiamo già visto come una variazione di volume su uno dei due segnali cambi l'ampiezza dell'immagine stereo. Quindi comprimere solo uno dei due segnali o comprimerli in maniera indipendente porta a una continua apertura o chiusura dell'immagine stereo, perché introduciamo delle continue differenze tra mid and side che non permettono una ricostruzione costante dei canali left e right. Facciamo una prova. Prendiamo un suono di cassa e lo posizioniamo al centro. Ora aggiungiamo un pad che abbia una buona apertura stereo. Sul master convertiamo il segnale in mid and side e applichiamo una compressione solo sul mid. Se ascoltate con dei buoni monitor potete sentire l'immagine stereo aprirsi e stringersi ogni volta che suona la cassa e che il compressore inizia a lavorare. In questo caso la compressione è molto aggressiva per enfatizzare l'effetto, ma anche se meno evidente, questo accade sempre quando si comprime solo il mid o solo il side. Questi stessi ragionamenti valgono per qualsiasi tipo di elaborazioni a cui sottoponiamo uno solo dei canali mid o side. Che si tratti di applicare una saturazione, un riverbero o un delay, dobbiamo tener conto del fatto che potremmo agire sull'apertura dell'immagine stereo più di quanto crediamo. Per quello che abbiamo visto finora, l'elaborazione in mid and side è un processo da fare con consapevolezza. Non vogliamo dire che il mid and side non vada utilizzato, anzi è comunque uno degli strumenti che abbiamo a disposizione e va benissimo usarlo. Ma dobbiamo capire come. In generale non crea grossi problemi chiudere l'immagine stereo, riducendo il side rispetto al mid. Il risultato è quello di rendere più mono il prodotto, senza introdurre artefatti. Se invece si vuole aumentare l'apertura stereo, allora il mid and side andrebbe visto come soluzione quando non è possibile intervenire diversamente. Un uso molto comune del mid and side è in fase di mastering, proprio per aumentare l'immagine stereo. Se però ci si rende conto che è necessario aumentare quest'immagine, è evidente che è perché c'è stato un problema in fase di mix. Prima di ricorrere al mid and side, allora sarebbe meglio, se possibile, risolvere il problema a monte, cioè riaprire il mix e aumentare l'apertura stereo lavorando con il pan o inserendo nuovi elementi da posizionare agli estremi dell'immagine. Se invece non è possibile, allora non rimane che utilizzare il mid and side per risolvere il problema. Si può usare il mid and side anche in fase di mix per aprire l'immagine stereo di un suono. Si possono invece inserire nell'arrangiamento degli elementi secondari pensati proprio per aumentare l'apertura stereo, senza preoccuparsi troppo se in mono scompaiono.